Wow, ragazzi! Non vi ho ancora detto tutto. Pensavate che la storia dell'isola privata fosse già abbastanza succosa? Preparatevi, perché scavando un po' più a fondo, emergono dettagli ancora più intriganti e speculazioni che fanno impazzire il web. Innanzitutto, concentriamoci sulla reazione di Neslihan. Immaginatevi la scena. Kadir che le presenta le chiavi, figurative, ovviamente, di un'isola intera. Qual è stata la sua reazione? Estasi pura? Incredulità? Forse un pizzico di imbarazzo di fronte a un gesto così eclatante? Secondo fonti vicine alla coppia, sempre quelle misteriose fonti ben informate, che però fanno impazzire i tabloid, Neslihan sarebbe rimasta letteralmente senza parole. Non una reazione di gioia sfrenata, ma più una sorta di stupore misto a gratitudine. Qualcuno ipotizza che l'attrice non si aspettasse un regalo di questa portata e che sia rimasta un po' spiazzata dall'ostentazione di ricchezza. E qui si apre un altro capitolo interessante, la questione del bisogno. Neslihan Atagul, per quanto talentuosa e amata, è nota per la sua umiltà e discrezione. Ha sempre cercato di mantenere un profilo basso, nonostante la sua fama. Un'isola privata, con tutto il lusso e l'opulenza che comporta, sembra quasi stridere con la sua immagine pubblica. Forse Kadir, con questo gesto, voleva dimostrare il suo amore incondizionato e proteggere Neslihan dagli stress della vita pubblica, offrendole un rifugio sicuro e lontano da occhi indiscreti. Ma è davvero questo ciò di cui Neslihan ha bisogno? Non sarebbe stato più apprezzato un gesto meno appariscente, ma più in linea con la sua personalità? Le speculazioni si sprecano. C'è chi pensa che l'isola sia un investimento a lungo termine, una sorta di assicurazione per il futuro della coppia. Chi, invece, vede il regalo come un tentativo di Kadir di comprare l'amore di Neslihan, compensando magari qualche sua mancanza o insicurezza. Ma non dimentichiamoci che stiamo parlando di una coppia che, nonostante le difficoltà e le voci di crisi che ogni tanto circolano, sembra essere molto solida e affiatata. Kadir e Neslihan si amano davvero, e il loro legame va ben oltre il semplice sfarzo e i regali costosi. E poi, parliamoci chiaro, chi non vorrebbe essere amato e coccolato con un regalo del genere? Un'isola privata è il sogno proibito di molti, un simbolo di libertà, avventura e romanticismo. Ma dove si trova esattamente questa misteriosa isola? Anche qui, le informazioni sono frammentarie e contraddittorie. Qualcuno parla di un'isola nell'Egeo, vicino alle coste turche, un'oasi di tranquillità immersa nella macchia mediterranea. Altri, invece, la collocano più a sud, nel Mar Mediterraneo, magari vicino a Cipro o a Creta. C'è anche chi ipotizza un'isola esotica, magari alle Maldive o alle Seychelles, un paradiso tropicale con spiagge bianche e acque cristalline. Immaginatevi Neslihan e Kadir che si godono il sole, fanno snorkeling tra i coralli e si rilassano in un'amaca sotto le palme. Un vero e proprio sogno. Ma al di là della sua posizione geografica, ciò che conta è l'atmosfera che si respira in questo luogo magico. Un'isola privata è un mondo a parte, un rifugio lontano dal caos e dalla frenesia della vita moderna. Un luogo dove potersi riconnettere con la natura, ritrovare se stessi e riscoprire la bellezza delle piccole cose. E poi, non dimentichiamoci della privacy. Su un'isola privata, Neslihan e Kadir possono finalmente essere se stessi, senza dover rendere conto a nessuno. Possono passeggiare in spiaggia a piedi nudi, fare il bagno nudi in mare e ballare sotto le stelle senza paura di essere fotografati o giudicati. Un'oasi di libertà e intimità, dove poter vivere la loro storia d'amore in totale serenità. Ma la notizia dell'isola privata ha avuto anche delle ripercussioni negative. Molti fan hanno espresso il loro disappunto di fronte a un gesto così ostentativo, soprattutto in un momento di crisi economica e sociale. C'è chi ha accusato Kadir di essere insensibile e superficiale, e chi ha criticato Neslihan per aver accettato un regalo così costoso. Le critiche si sono concentrate soprattutto sul concetto di spreco. In un mondo in cui milioni di persone lottano per sopravvivere, spendere una fortuna per un'isola privata sembra quasi un'offesa alla povertà e alla miseria. Molti hanno suggerito a Kadir di utilizzare quei soldi per fare beneficenza, aiutare i più bisognosi e sostenere cause importanti. Un gesto che sarebbe stato sicuramente più apprezzato e che avrebbe dato un significato più profondo al suo amore per Neslihan. Ma è giusto giudicare le scelte di una persona sulla base dei propri valori e delle proprie convinzioni? Kadir e Neslihan hanno lavorato duramente per raggiungere il successo e hanno il diritto di spendere i loro soldi come meglio credono, nel rispetto della legge e della morale. Certo, potrebbero fare di più per aiutare gli altri,
Ma questo non significa che siano obbligati a farlo. La beneficenza è Una scelta personale, non un dovere. E poi, non dimentichiamoci che Neslihan e Kadir sono due persone che hanno sempre dimostrato di avere un grande cuore e di essere sensibili ai problemi del mondo. Magari fanno già beneficenza in silenzio, senza bisogno di sbandierarlo ai 420. Ma la polemica sull'isola privata ci fa riflettere su un tema importante, il rapporto tra ricchezza e responsabilità sociale. Chi ha tanto, ha anche il dovere di aiutare chi ha meno. È giusto ostentare la propria ricchezza? O è meglio mantenere un profilo basso e utilizzare i propri privilegi per fare del bene? Non ci sono risposte semplici a queste domande. Ognuno ha la sua opinione, e tutte le opinioni sono valide. Ciò che conta è essere consapevoli del proprio ruolo nel mondo e cercare di fare la propria parte per rendere il mondo un posto migliore. E magari, un giorno, anche noi potremo permetterci un'isola privata. Chi lo sa? Nel frattempo, continuiamo a sognare, a fantasticare e a seguire le vicende di Neslihan e Kadir, una coppia che continua a far parlare di sé e a farci sognare. E voi, cosa ne pensate di tutta questa storia? Siete pro o contro l'isola privata? Ditemelo nei commenti, sono curiosa di sapere cosa ne pensate. E non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Grazie ancora per essere stati con me, vi mando un abbraccio virtuale e vi aspetto al prossimo gossip. Ciao!